Oggi siamo qui con il Joby Uavo Pod. Come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono che potrebbe assomigliare al famosissimo Blue Yeti, in realtà è più piccolino anche se la forma a suppostone c'è, però la differenza è questo pop filter. Comunque ti dicevo, oggi siamo qui con questo microfono che è il Joby Uavo Pod. Se hai visto il video dove ti mostravo i fantastici, incredibili, meravigliosi microfoni wireless della Joby, sai che dal mio punto di vista questo qui è un brand conosciuto soprattutto per stativi, treppiedi e quant'altro, che però fa dei microfoni che suonano davvero bene. Questo per quanto riguarda i microfoni wireless, ok, che tra l'altro costano tipo 20 euro, 25 euro quando non sono in offerta, quindi un prezzo pazzesco. Ti lascio il link in descrizione se per caso te li sei persi, ma sono sicuro che se vedi quel video li comprerai subito. Vediamo se è la stessa cosa anche per questo. Allora, questo microfono a forma di suppostone, però molto più piccolo rispetto al Blue Yeti, è il Joby Uavo Pod. Il nome ci fa capire che questo microfono è indirizzato a tutto quel mondo di produttori, di content creator che fanno podcast. Questo qui è un microfono USB. Tu sai che io non amo i microfoni USB, tranne rarissimi casi, perché i microfoni USB hanno sempre qualche problematica. Non che i microfoni XLR siano perfetti, ma sicuramente i microfoni USB, a meno che non spendi un sacco di soldi, lasciano sempre molto a desiderare. Vediamo, appunto, come ti dicevo prima, se è il caso anche di questo microfono. Un po' di caratteristiche. Questo microfono qui è un microfono USB 24 bit 48 kHz, quindi assolutamente in linea con tutti gli altri. E rispetto al Blue Yeti, che è 16 bit, questo qui è 24 bit, quindi non c'è paragone. Ma non c'è paragone anche da un'altra cosa, te la svelo subito, ma se hai cliccato questo video, hai letto la copertina, questo microfono io l'ho pagato 10 euro. Per la precisione 9,90 euro. Il prezzo pieno è 15 euro. Ora, questo microfono, io comunque voglio fare questo video, ma avevo pensato in un primo momento di fare questo video di 3 secondi dove ti dicevo questo microfono, 10 euro, compralo subito, punto, fine. Perché fondamentalmente da un microfono che costa, facciamo prezzo pieno, 15 euro, che suona, che già che si accende per 15 euro, già vuol dire che merita di essere comprato. Ora, comprato da chi? Poi ti parlerò di tutte le caratteristiche tecniche. Nel frattempo io parlo, ma tu lo stai ascoltando pulito, non applicherò nessun effetto, come sai, se non portare tutto a meno 14 lufs. Quindi non applico nessun effetto, in modo che tu lo possa sentire meglio, soprattutto se hai delle cuffie decenti a disposizione. Ti dicevo, chi dovrebbe comprare questo microfono? Per 10 euro o anche 15 euro la risposta è chiunque. Perché, certo, non il super professionista o neanche il professionista, ma sicuramente chi ha appena iniziato, chi sta iniziando o chi ha intenzione di iniziare, investire 10 euro, 15 euro, quello che sia, sicuramente è una scelta responsabile, perché alle brutte un microfono da tenere da parte nei momenti di bisogno serve sempre e 10 euro, 15 euro va benissimo, ma anche per iniziare va bene, perché non hai le idee chiare, non sai che cosa ti serve, cosa non ti serve, piuttosto che investire 50, 70, 100 o più euro e poi ti ritrovi ad aver fatto delle scelte sbagliate, tanto vale comprare un microfono super economico come questo, aspetta però che ti dica le caratteristiche per poter iniziare. È un microfono fondamentalmente, per questa cifra, plasticoso. Quindi non è come il Blue Yeti che è tutto di metallo. Qui di metallo abbiamo soltanto la base. Ok? Abbiamo la base di metallo, tutto il resto è plastica, ABS si chiama, però una plastica, non quella plastica che in mano sembra che si sta distruggendo. È una plastica resistente. Credo che anche la parte del pop filter, soltanto questa griglia, sia in metallo, molto leggero ma in metallo. Ma la base è sicuramente di metallo perché ovviamente deve essere pesante per poter mantenere il microfono. Quindi 24 bit, 48 kHz, te l'ho detto. È un microfono che ha 2 pattern polari, il Blue Yeti ce n'ha di più. Però tutto sommato, ma chi li usa tutti questi pattern polari? Cioè il cardioide e l'omnidirezionale. Quindi in questo momento stiamo ascoltando il cardioide, che significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi utilissimo in ambienti non acusticamente trattati, soprattutto perché questo microfono è un microfono a condensatore. Che vuol dire microfono a condensatore? Che riprende tantissimo di tutto ciò che c'è intorno. Quindi
oltre il muro, oltre la finestra, al piano di sopra, al piano di sotto, oltre la porta, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che abbia un pattern polare cardioide sicuramente aiuta. Poi c'è il pattern polare omnidirezionale che ti serve per avere un unico microfono che possa riprendere tutto intorno. Ma sinceramente un microfono così economico io non lo userei mai con il pattern polare omnidirezionale, perché introduce sicuramente più rumore di fondo e non va bene. Però magari a te serve perché vuoi avere un unico microfono, mettere 2 o 3 amici intorno a un tavolo e parlare. Sì, se la stanza è acusticamente trattata puoi farlo, se non è acusticamente trattata il risultato non sarà granché, però prova, altrimenti ritorni al pattern polare cardioide. Un'altra caratteristica di questo microfono è che, oltre ad avere il pulsantino che switcha da omnidirezionale a cardioide, il pattern polare, ha il classico tastino che è anche manopolina, e lo vedi dal colore, perché azzurro è il volume delle cuffie, quindi giri e alzi il volume delle cuffie, lo clicchi, diventa viola ed è il gain del microfono. Io, giusto per dovere di cronaca, ti dico che il gain è a 0. Così come per il Blue Yeti, il gain lo tengo sempre a 0. Perché questo? Perché già a 0 arriva, e lo vedo lì in fondo sul computer, tra meno 18 e meno 12. Quindi se dovessi alzare andrebbe troppo oltre, quindi lascialo anche a 0. Ovviamente se hai una voce bassissima o parli sussurrando, fai ASMR, quelle cose lì, magari sicuramente il gain lo devi alzare, ma se parli normalmente ti consiglio di tenerlo a 0. È un microfono che ha, come puoi vedere, questa cosa rossa, può piacere o non può piacere, è un pop filter. Ce n'è bisogno? Secondo me no, però è molto bello da vedere, quindi l'ho lasciato proprio per questo motivo. È un pop filter che, come vedi qui, ha una manopolina che si svita e si riavvita, quindi non è il classico pop filter che inserisci. A proposito di svitare e avvitare, sul corpo di questo microfono, sulla base anzi di questo microfono, trovi altre filettature. Perché? Perché puoi aggiungere qualsiasi cosa. Il bello di Joby, visto che fa treppiedi, stativi e quant'altro, ti permette di aggiungere anche, non so se hai mai sentito parlare di Magic Arm, sono quei bracci, non so se è corretto in italiano bracci, perché bracciano sicuramente bracci, vabbè comunque sono degli affari che si regolano in diverse angolazioni e ai quali tu puoi aggiungere, non so, una luce piccola, oppure un affarino per reggere lo smartphone, oppure per reggere una action cam, o per quello che ti pare. Quindi in teoria questo qui potrebbe essere uno studio di registrazione, perché metti un braccio e gli attacchi il telefono, metti un altro braccio e gli attacchi una luce e tu hai risolto. Quindi questo diventa il tuo studio di registrazione per fare dei podcast al volo. A proposito di podcast al volo, avendo la porta USB-C lo puoi collegare direttamente al tuo smartphone o al tuo tablet, quindi puoi registrare anche direttamente lì. Quindi il telefono o lo smartphone, lo smartphone o il tablet riprendono e l'audio arriva da qui. E quindi hai una qualità molto migliore. Ha la porta della cuffia, ovviamente, questo lo sapevi. Basta, penso di averti raccontato tutto. Dalla confezione vengono fuori 2 cavi abbastanza lunghi, che sono uno USB-C USB-C e l'altro USB-C USB-A. Quindi anziché darti un solo cavo con l'adattatore, hanno pensato bene di darti 2 cavi. Come si dice, 2 cav is meglio che one, parafrasando una famosa pubblicità del Maxi Bon, quando c'era Stefano Accorsi, che era un ragazzino. Quindi 2 cav is meglio che one. Ok, penso di averti raccontato tutto. Che ne pensi di questo microfono? In realtà questa domanda a me suona stupida, perché che ne pensi di un microfono che si accende, che ha tutte queste funzionalità e costa 10 o 15 euro? E ne devo pensare per forza bene. Tra l'altro, scusami, non ti ho detto che nella parte bassa del microfono, se tu lo sviti, c'è una filettatura e quindi puoi collegarlo, per esempio, a qualsiasi asta. Ora qui c'è un microfono, c'è uno Shure, ma potresti collegarlo a un'asta, dall'alto, dal basso, un braccio, quello che ti pare. Quindi hanno pensato anche a questo. Quindi se vuoi tenerlo più vicino, non vuoi tenerlo sulla base o qualsiasi altra cosa, puoi farlo tranquillamente. 10-15 euro ci stai ancora pensando? Secondo me è un microfono che devi per forza avere. Ora, non perché io te lo voglio vendere per forza, perché non me ne frega niente. Tra l'altro questo microfono l'ho comprato con i miei soldi su Amazon, quindi non è sponsorizzato da Joby. Però per questa cifra è un microfono che devi avere sempre nel cassetto. È uno di quei microfoni come magari il Behringer XM8005, uno di quei microfoni che devi sempre tenere nel cassetto perché può succedere che. Però per 10 euro può succedere che
ci sta, ma dover tenere un microfono da 100 euro nel cassetto, magari no. Un'ultima cosa prima di lasciarti: non ci sono software a corredo di questo microfono. Però 10 euro, 15 euro, ma che ci aspettiamo? Ok? Quindi non aspettarti un pannello di controllo, non aspettarti effetti o altro, ma tra l'altro puoi usare qualsiasi tipo di software, Reaper nello specifico, o Audacity se proprio vuoi esagerare in negativo, e usare questo microfono con quei software, aggiungere plugin, quindi puoi fare quello che ti pare, aggiungere equalizzatore, compressore, denoiser, de-esser, quello che ti pare. Ok, quindi il fatto che non abbia un suo software proprietario non vuol dire niente, però ci tenevo a dirtelo. Basta, mi fermo perché ho fatto un video lunghissimo, ma quando trovi microfoni così economici che suonano, ora non sarà il microfono migliore del mondo, grazie, certo, lo sappiamo. È un microfono economico? Suona da microfono economico? Sì, ma costa 10 euro. A volte, anzi spesso, si trovano microfoni economici che costano 30, 40, 50, 70 euro. Tra microfono che suona economico da 10 euro e microfono che suona economico da 70 euro o da 50 euro, sinceramente questo vince. Ok? Basta, mi fermo veramente, se no veramente non la finiamo più. E grazie mille, se hai dubbi, domande e curiosità, non esitare, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, alla prossima settimana.